Ovviamente ho iniziato il video, è arrivato un bambino in questo stesso posto. Zio Pino. Ho sempre avuto un rapporto molto complicato con gli hobby e le passioni. Mi ricordo che quando ero al liceo guardavo spesso tutte quelle mie compagne che erano appassionate di qualcosa, che ogni giorno andavano a fare allenamento di pattinaggio, quell'altra di danza, quell'altra invece dipingeva tutti i giorni o disegnava, faceva uno scarabocchio ed era pazzesco, cioè è una cosa migliore che potessi mai fare io in 10 anni di vita. E sembra che questi hobby li avessero trovati a caso. Se sei italiano questo è un tè al limone. Se sei di qualsiasi altra parte del mondo è un caffè americano con ghiaccio. Ed erano quelle stesse ragazze che poi venivano convocate ai regionali di pattinaggio e io guardavo veramente con ammirazione. O anche con le mie compagne di classe che appunto facevano uno scarabocchio inutile, opera d'arte, e venivano convocate per una qualche tipo di concorso nazionale. E invece io niente. Provavo qualcosa, mi annoiavo e mollavo. Provavo qualcos'altro perché ero convinta, abbandonavo. E quindi ero sempre più frustrata. Ed è strano perché tuttora se qualcuno mi chiede qual è il tuo hobby, ho ancora dei problemi a rispondere, ma se qualcuno mi chiede sei creativa? Sì, mi ritengo una persona creativa. Creo video, faccio streaming, organizzo dei contenuti, chiacchiero su Twitch per ore come se fosse un pigiama party praticamente tutti i giorni. Eppure per tantissimo tempo, tuttora, mi sembra di non avere un hobby. O un hobby vero. Nessuna di quelle attività che si radicano dentro di te e ti definiscono. Ha senso? Mi ricordo perfettamente come anche durante l'università tornavo a casa, mollavo tutto sul divano, prendevo Instagram e cominciavo a scrollare e vedevo tutte queste persone con tantissimi hobby, tutti quanti super motivati. Aprivo e vedevo queste persone che un giorno si mettono a fare i ginnasti e fanno spaccate in giro. Quello dopo fanno parkour e saltano palazzi. Un'altra persona che invece costruisce con i Lego qualcosa di spettacolare. E io sentivo sempre questa mancanza del perché invece io non ho un hobby che dura? Perché ogni hobby mi entusiasma per così tanto e poi dopo 2 settimane basta. Mettiamoci anche il fatto che ci sono tantissimi stereotipi, secondo me, che giocano nella costruzione delle persone dei loro hobby. Nel mio caso, lo stereotipo della brava bambina, e quindi dovevo per forza fare danza quando ero piccola. Quindi mi sono ritrovata a fare per 6 anni danza e se me lo chiedi ora ho il ritmo di un pezzo di legno. Cioè non so veramente stare a ritmo, non so ballare, non mi chiedere di qualche movimento perché faccio pietà. Però ho fatto 6 anni di danza consecutivi, cambiando ogni anno scuola, perché pensavo sempre che il problema non fosse l'hobby in sé o me, ma pensavo fosse la scuola o le compagne. Non ho avuto questo percorso lineare con le stesse insegnanti, gli stessi amici che ci crescono e... Signora si è seduta. Quindi non ho avuto questo percorso lineare di crescita insieme a tante altre persone, che secondo me è quello che ti forma principalmente. Ogni settembre ricominciavo una scuola diversa. Cambiavo palestra, cambiavo maestra, cambiavo amici, tutto. La verità era che non mi divertivo. Mi ero incollata addosso l'idea che una ragazza deve fare danza. Poi vabbè, possiamo parlare del fatto di quanto fare danza faccia bene alla crescita, perché vabbè, dovrebbe darti un senso di ritmo e scioglievolezza nei movimenti. Alle volte una di queste due cose manca. Ho provato anche qualsiasi tipo di danza, contemporanea, jazz, hip hop, classico, tutto. Essenzialmente mi faceva schifo, però non potevo ammetterlo, non volevo ammetterlo. E finiva ogni volta allo stesso modo. Giugno, saggio di fine anno, i miei che mi fanno la foto, tutti felici, il pubblico che applaude, e io dietro le quinte che mi dicevo, mai più, no. Prima dello spettacolo passavo il tempo con le ragazze e dicevo, queste le odio tutte. Non ce n'era mai una che mi stesse simpatica. Eppure, ostinata com'ero, a settembre trovavo un'altra scuola, mi facevo riscrivere, perché volevo in tutti i modi innamorarmi della danza, perché pensavo fosse figo. Spoiler? No. 6 anni e 0 colpi di fulmine. E ovviamente anche i miei si sono accorti di questo. E sono estremamente grata e mi rendo conto di essere estremamente privilegiata per il fatto che
ho potuto fare così tanti hobby da piccola e tuttora ne sono assolutamente riconoscente ai miei, perché tantissime persone non hanno nemmeno la possibilità di poterne provare, perché parliamoci chiaro, iscriversi a una scuola di danza, iscriversi per un anno a calcio è veramente costoso. Quindi sono estremamente riconoscente ai miei che mi hanno dato queste possibilità. Comunque non sono riuscita a trovare un hobby. Quindi se ti senti in difetto del tipo io non ho mai avuto la possibilità di provare tanti sport perché non ho mai avuto la disponibilità economica, il problema non è lì, il problema non sta lì, non è quello. Perché poi dopo ovviamente mia mamma si è resa conto che ogni anno cambiavo scuola e mi faceva schifo, e ogni anno che finivo il saggio tornavo a casa triste. Ogni anno, dopo ogni singola prova, ogni singolo allenamento di danza, ero nervosa, antipatica, mi faceva schifo tutto, non mi aveva dato quello sfogo che doveva darmi. Forse è anche un po' il mondo della danza che non è così bello, perché già al tempo mi dicevano che dovevo dimagrire a 12 anni, però quella è un'altra cosa. Quindi mi sono ritrovata a provare tantissimi sport. Mi ricordo che ho provato per una settimana basket e mi piaceva tantissimo perché mi piaceva sembrare quella pantaloni larghi fino alle ginocchia, tutte. Però no, neanche quello. Dopo una settimana o due a tirare palle nei canestri, non ha attaccato. Ho provato a fare tennis e lì invece mi era partita l'idea del oh che bello con quei vestitini fatti apposta per fare tennis, con le persone dopo. Non lo so, mi piace molto l'immaginario della persona che gioca a tennis, però a un certo punto è diventato un pelo troppo snob fare tennis per la me tredicenne, completamente ribelle. Ho provato anche per forse un'estate, mi pare sì un'estate, ma soprattutto con la scuola l'avevamo fatto, avevo provato anche baseball ed ero abbastanza forte, però mi ricordo che comunque non avevo attaccato, comunque la scuola di baseball era troppo distante, non era possibile provare, c'era un qualcosa che non andava e non ho continuato, non ho portato avanti. Ho provato anche per 2 o 3 anni ginnastica artistica, questa volta con una mia amica delle elementari che mi seguiva, cioè abbiamo fatto entrambe per 3 anni ginnastica artistica e mi ricordo i pianti perché finivamo a scuola, andavamo a pranzo insieme a casa di questa mia amica e poi i pianti di quando ci dicevano è ora di andare a ginnastica, no, non ci voglio andare. Mi ricordo ancora i pianti di non ci vogliamo andare. Ogni volta la dinamica era la stessa. Entusiasmo iniziale, qualche allenamento, un lieve miglioramento e poi mi fermavo lì. E superare quella soglia di miglioramento era difficile e richiedeva effettivamente del tempo e quindi mi sentivo difettosa perché vedevo le mie amiche che magari lo facevano già da 5-6 anni e io pretendevo di essere già al loro stesso livello. Un genio qua. Capisci già l'errore che stavo facendo, capisci già il problema che ci stava dietro. E quindi la cosa di provare più volte, di mettersi a fare pratica. Cioè, a me piaceva l'idea di giocare a basket, non di allenare i tiri da 3 punti. Mi piaceva l'idea di giocare a pallavolo, non di fare continuamente avanti e indietro per il campo per allenare la resistenza del fiato. E quindi qualcosa si inceppava nel mio cervello. E stessa cosa anche durante il periodo di università, con la palestra, con qualsiasi altro tipo di sport che io abbia mai provato. Ho provato anche nuoto per un bel po'. Ma nuoto mi ricordo che mi faceva schifo. C'è solo il fatto di dovermi mettere in costume, in più la cuffia che mi tirava sempre i capelli, poi doversi fare la doccia che puzzavano le docce sempre. No, non mi piaceva. Poi spesso mi veniva da svenire mentre nuotavo. Mia madre penso abbia odiato il periodo in cui andavo a fare nuoto. Comunque, salto in avanti agli ultimi anni in cui mi sono ritrovata a fare Twitch. Arrivata all'università, arriva la pandemia e mi ritrovo chiusa in camera con nessuno che mi possa fare compagnia perché ero in una casa da universitari con altre persone che lavoravano, studiavano e non erano praticamente mai in casa, mentre io ero ferma chiusa in casa a studiare e fare uno stage da remoto. In quel periodo avevo semplicemente bisogno di compagnia. Avevo semplicemente bisogno di qualcuno che mi desse un po' uno stimolo per studiare di più perché non ce la facevo. E quindi dalla mia cameretta di Grenoble ho acceso il computer, uno di quei computer che accendi con la telecamera con forse 4 pixel e ho cominciato a registrarmi mentre facevo questi pomodori. E mi ricordo che mi entusiasmava. Mi piaceva tantissimo ogni giorno svegliarmi e andare in live, tant'è che all'inizio facevo live dalle 5 di mattina fino alle 9 di sera. Pazza, cioè, mi piaceva, non mi pesava neanche così tanto. E all'inizio saremmo stati 5 persone massimo. Poi però pian piano la live si è riempita di persone.
Da 5 sono diventate 10, 15, 20 e sono passati mesi, sono passati diversi nickname dalla chat. Ho avuto le prime sub, le prime collaborazioni ed ero proprio felice di questo hobby. Adesso mi sposto, sono una digital nomad, accendo la cam ovunque io voglia e sono felice di rivedere le persone in chat. E sono felice di avere questo come hobby. È una cosa che mi piace, essere su questo tipo di palcoscenico parlando a persone che più o meno conosco o riconosco almeno. E adesso il mio hobby, che era Twitch, è diventato il mio lavoro e sembra la realizzazione di un sogno e sotto un certo punto di vista sicuramente lo è. Fai ciò che ami e non lavorerai mai un giorno della tua vita. E invece è successo qualcosa di strano. Quelli che all'inizio erano momenti di emozione perché le views salivano, poi sono diventate fonte di stress. Perché sì, salivano, ma perché ieri sono salite di più e oggi sono salite di meno? Oppure perché oggi sono scesi i numeri? E per come sono fatta io, che sono molto influenzata dai numeri, mi piace analizzare i numeri, i dati, mi fissavo sui valori, sulla retention. Queste sono parole di marketing, quindi vanno dette in inglese, perché ritenzione sembra la ritenzione idrica. Quindi la retention, il sub goal, l'hype train, erano tutte cose che continuavo ad analizzare. E quello che prima era un'improvvisazione, una chiacchierata tra amici, ha cominciato a diventare sempre di più qualcosa di organizzato, di pianificato. Tant'è che ho fatto la schedule tant'è che ho fatto il calendario. Puoi per favore scrivermi nei commenti ogni volta che dico qualcosa in inglese? Cioè, segnatelo mentre guardi il video, segnati le cose che dico in inglese e rimproverami. Devo saper parlare italiano. Poi anche il fatto che si sono avvicinati sempre di più sponsor che quindi mi richiedono determinate attività, mi richiedono determinate ore e determinati numeri. A fine live molto spesso sono drenata di energie da poter spendere con altre persone che magari amo. Finisco una live, chiudo e non ho la forza di chiamare quella mia amica o di parlare con i miei genitori. E così ho scoperto cos'è il burnout da passione che diventa un impiego. L'energia che Twitch mi regalava si è trasformata in un bisogno di performare sempre. E sento che quella scintilla che mi aveva fatto andare live la primissima volta non se n'è andata, perché tuttora sono felice e sono grata quando determinate cose succedono in live. Comunque sono in questo momento ad Abu Dhabi, invitata dal turismo qui. Posto cose su Instagram a riguardo, se vuoi vai a vedere lì. Se vogliamo fare discorsi più su Abu Dhabi ne parliamo tra 10 giorni. Capiscimi? E quindi una cosa che ho cominciato a fare, sbagliata, te lo dico già, sbagliata, è quella di rifugiarmi nello scrollare come hobby alternativo, perché penso che i social media siano un altro mio hobby, quando probabilmente questa mia mentalità è deviata un po'. Perché quando Twitch mi mette ansia, il mio cervello cerca della dopamina facile. E cos'è che ti dà dopamina facile? I social. Instagram, Reels, TikTok, Twitter. Sappiamo già perfettamente come questo va a finire, ovvero decido di scrollare per un'ora, mi sento uno schifo, decido di voler avere un hobby più sano, quindi mi viene l'ansia, quindi comincio a scrollare di nuovo per un'altra ora e continuo questo cerchio. Il grande interrogativo è: perché nessun hobby dura? Cioè, al momento Twitch sta durando tanto, però l'ho trasformato in un impegno, non diventa più il mio modo di scappare dalle ansie della vita, ma è diventato un'ansia. Per quanto mi piaccia, per quanto io adori fare questo lavoro, però non è più la mia valvola di sfogo. Quindi in questo periodo ho cercato di analizzare le cause dei motivi che mi hanno portato ad abbandonare così tanti hobby. Per prima cosa mettevo tanta pressione sull'immagine, cioè mettevo pressione sull'idea che quell'hobby dava all'esterno. Quindi wow, danza, che eleganza, o basket, che tosta. E pensavo sempre all'esterno come questo hobby potesse essere percepito. Non era un impulso autentico. Tranne Twitch. Twitch è stato uno dei pochissimi hobby che all'inizio mi terrorizzava dire alle altre persone. Poi sicuramente l'impazienza. Cioè io ho questo problema che pretendo di essere brava fin da subito. Se non ho un talento fin dal primissimo giorno, no. Devo essere proprio
la prescelta di quello sport, voglio proprio inizio per il primo giorno a suonare il piano e voglio che la mia insegnante mi dica: wow, sei un prodigio. Un'altra cosa è sicuramente il perfezionismo, che quindi si collega all'impazienza. E qui se possiamo vederci anche un po' la competitività che ho in me, perché non riesco a capire le persone che dicono sono negata ma mi diverto. Come fai a divertirti? Ma se non sei brava, come fai a divertirti? Oppure, ah sì, non vinciamo praticamente mai nessuna partita ma mi diverto. Come fai a divertirti senza vincere? Cosa? Cosa? In che senso? L'importante è partecipare? Ok. E poi sicuramente nel momento in cui un hobby diventa la mia fonte di reddito, è difficile riuscire a mantenere quel rapporto di serenità con esso. Quindi nell'ultimo periodo sto cercando di darmi un obiettivo che secondo me mi sarà molto utile, che è quello di essere annoiata, di annoiarmi. Perché forse il problema non sta nel fatto che non ho un hobby, ma è che ho la possibilità di fare tantissimi hobby e penso sempre che qualche altro hobby mi farà divertire di più. Devo imparare ad annoiarmi, devo imparare ad apprezzare il processo di apprendimento più che i risultati. Quest'inverno ho anche provato a iniziare a fare a maglia e se non hai pazienza è una delle cose più snervanti di questo mondo, perché vabbè, se non sai rifare la maglia, nel momento in cui tu stai facendo una linea, se sbagli un punto e non sei abbastanza bravo devi ricominciare tutto. Madonna, impazzivo. Sto imparando a annoiarmi con determinati hobby, super semplici, super basici. Leggere, scrivere su un pezzo di carta e poi sicuramente quest'inverno ricomincerò con il fare a maglia. Solo complicato perché i cosi non posso portarli in aereo e quindi ogni volta è un casino. Però un'altra cosa che mi sta piacendo molto è anche ascoltare tantissimi podcast. Non so se si può ritenere un hobby, ma è un'altra attività che voglio che mi annoi. Per quanto Twitch sia la mia fonte di reddito adesso, non voglio perderla come mio hobby. È una delle cose che più mi piace, che più sto mantenendo nel corso degli anni. Cioè, se ci pensi è l'hobby che sto portando avanti da più tempo, a parte, vabbè, danza, ma quella è un'altra cosa. E quindi sto cercando di darmi dei limiti per quanto riguarda Twitch. Voglio imparare a fare delle attività anche all'esterno di questo, anche all'esterno delle live. E quindi mi sono chiesta che cosa resta di quella bambina che cambiava ogni anno danza per 6 anni. Resta la consapevolezza che non ha senso forzare qualcosa che non ti piacerà mai. Per 6 anni mi sono forzata ad amare qualcosa perché pensavo fosse giusto. Pensavo di doverlo apprezzare. Pensavo che dovesse essere il mio hobby. E va bene così, va bene, e va bene il fatto che non amerai mai qualcosa. Ci sta, non devi per forza amare un determinato hobby perché a tutti quanti piace. Ed è anche ok non essere specialisti. Perché se tu ora mi chiedi qual è il tuo hobby, non ne ho uno in particolare, ne ho tanti. Ma forse il mio hobby principale è esplorare diversi hobby. Ha senso? Cioè, ci sono tantissime persone che sono appunto specialiste. La mia amica che è pattinatrice da anni e fa delle competizioni assurde, quella mia amica che invece sa disegnare perfettamente. A me piace provare diversi sport, diversi hobby, diverse attività. Può essere un hobby? Può essere questo un hobby? Per un mese provo a fare scacchi, il mese dopo provo a fare a maglia, quello dopo invece provo a fare Muay Thai. E mi piace tanto l'idea di dire, oh, l'ho provato anch'io, bello. Non sono rimasta, però è bella come attività. Il denominatore comune voglio che non sia più il senso di colpa di dover continuare a fare qualcosa anche se non mi porta più gioia, ma è quella di esplorare e scoprire nuove attività, nuove mentalità, perché ogni sport, ogni hobby ti porta qualcosa in più. La pazienza, il gioco di squadra, la precisione, la curiosità. Però sicuramente una cosa che ho imparato anche a mie spese è che se non setti dei limiti, l'hobby che è diventato un lavoro ti può portare tranquillamente in un burnout completo. Perché quando lavori per evitare di andare in burnout hai il tuo hobby. Chiudi alle 7 e vai a fare paddle. Ma quando il tuo hobby diventa il tuo lavoro, chiudi alle 7 e continui. Se ti trovi nella mia stessa situazione, riconosci il fatto che
un hobby non deve per forza essere sempre, sempre felice, soprattutto se diventa il tuo lavoro. Ovviamente se è il tuo lavoro non puoi dire ok, non mi porta più gioia, smetto, a meno che effettivamente proprio non ti porti più gioia da anni, lì possiamo parlarne di nuovo. Riconosci il fatto che hai bisogno di un hobby fuori dall'hobby, che è diventato un lavoro. Mi sono data delle piccole regole per non ricadere più in questo burnout e sono di dare del tempo a me stessa fuori dalla live. Quello che facevo prima era perennemente in live, 20 ore su 24 in live. Non è sano. Non è sano essere completamente devoti ad una sola e singola attività. È importante avere degli hobby che ti aiutino a trovare dei modi per sfuggire. Se anche tu pensi di non avere un hobby, un qualcosa che ti appassioni, è ok, prova qualcosa. Non deve per forza essere l'hobby della tua vita, può essere l'hobby di quel mese. Prova. E soprattutto non partire con l'idea che ti farà schifo. Ah, pittura sicuramente mi farà schifo. Provaci. Provaci. Sarà un costo iniziale degli acquerelli, delle tempere. Ok, prova. E non aspettarti di dover essere perfetto in quel hobby. Apprezza il fatto di fare schifo. Apprezza le piccole crescite. I piccoli traguardi che riesci a raggiungere. Se potessi parlare alla Giulia più piccola, quella che andava a basket pensando di essere riconosciuta da un qualcuno che potesse poi dopo farla diventare una giocatrice del NBA. Esiste l'NBA? WNBA penso sia quella delle donne. Non aspettarti di trovare l'hobby della tua vita. Puoi cambiare idea, puoi cambiare pista, puoi cambiare racchetta, puoi cambiare scuola, puoi cambiare qualsiasi cosa. L'importante è che quell'hobby non diventi una gabbia. E sì, Twitch sta pagando l'affitto, ma il mio vero lusso è di poter definire questo mio lavoro come voglio io. E sono convinta che se sei uno streamer o un creator di contenuti, magari lo sai anche tu, nel momento in cui tu non ti diverti più, le persone dall'altra parte lo vedono, lo notano. Si vede quando hai perso la passione, quando lo fai soltanto perché ti paga l'affitto. E paradossalmente quando ti prendi cura della gioia che provi nel fare questo tipo di lavoro, la gioia nell'hobby, quando il tuo obiettivo non diventa più quello di migliorare, di essere più bravo, di raggiungere, ma il tuo obiettivo diventa quello di divertirti, secondo me paradossalmente migliori anche, perché ti diverte di più anche allenarti di più. L'allenamento ti diverte, quindi passi molto più tempo. Grazie per aver ascoltato questa mia odissea sui miei hobby. E se anche tu appunto ti ritrovi in questa situazione, non scoraggiarti, prova qualcosa e fammi sapere che cosa ti piacerebbe provare. Sono curiosa, magari mi dai degli spunti per altri hobby da provare. Magari anche tu sarai una di quelle persone che ha come hobby quello di esplorare hobby. E secondo me è bellissimo. È bellissimo non avere questo limite. Sicuramente uno dei miei hobby è anche quello di lavorare tanto su me stessa, comunque la crescita personale mi piace tantissimo e ultimamente ho sbloccato qualcosa in me che mi ha fatto dire che sono stufa di essere soft e penso sia un piccolo... Ne ho parlato in questo video. Ciao!